amici e benvenuti nella mia cucina! Allora, oggi facciamo una nuova ricettina. Vi spiego subito. Sabato devo fare una torta di compleanno decorata con la pasta di zucchero. Quindi in questo caso dobbiamo escludere il pan di Spagna classico perché essendo troppo morbido non reggerebbe il peso e andrebbe a schiacciarsi. Quindi dobbiamo utilizzare una base che sia più solida, più compatta soprattutto, quindi che regga bene il peso ma che non sia nemmeno troppo stopposa, troppo dura. Quindi ho optato per una torta che si chiama mud cake, che in inglese significa torta di fango. In italiano è meglio non tradurlo, quindi lasciamo mud cake, ma è detta torta di fango perché è a base di cioccolata fondente e di cacao amaro, quindi è una bomba, però è buonissima, rimane umida all'interno, quindi non richiede una bagna, si può lasciare al naturale e può essere farcita direttamente con la crema che più preferite. Quindi adesso vi spiegherò come farla, è buonissima, velocissima, facilissima da fare e può essere mangiata anche come dolce normale senza farcirla per fare la torta. Adesso vi elencherò subito gli ingredienti. Cominciamo subito dalle uova. 3 uova, 250 g di latte scremato o intero, quello che avete in casa va benissimo, senza preferenze, 200 g di zucchero semolato, 200 g di burro, molto leggera come vedete, 200 g di cioccolato fondente tritato al coltello, 40 g di cacao amaro, 250 g di farina 00 e per finire una bustina di lievito. Adesso che avete visto gli ingredienti vi sarete resi conto che la torta non è proprio leggerissima e dietetica, però vi renderete conto anche che è molto golosa. Quindi andiamo subito alla preparazione! Per cominciare la prima operazione è fondere il burro che metteremo in un tegamino sul fuoco e una volta di cui fatto ci versiamo all'interno le nostre scaglie di cioccolato. Una volta che tutto si sarà fuso e sarà diventato un composto omogeneo lo spegniamo e lo lasciamo raffreddare. Mentre il composto di burro e cioccolata raffredda, intanto montiamo le uova con il nostro zucchero. Quindi versiamo lo zucchero con una terrina bella capiente e sgusciamo le nostre uova. Adesso montiamo fino ad ottenere un composto bello spumoso. Una volta montato il nostro composto possiamo aggiungere il latte, mescoliamo per qualche secondo. Adesso è arrivato il momento di aggiungere il nostro composto di cioccolato e burro. Versiamo tutto all'interno. Adesso montiamo il tutto per un minuto più o meno. Adesso siamo giunti alla fine, quindi possiamo aggiungere la farina versandola tutta ad un colpo, il cacao amaro e la nostra bustina di lievito. Adesso montiamo il tutto fino a rendere omogeneo il composto. Adesso è arrivato il momento di metterlo in teglia e infornarlo. Io ho utilizzato una teglia da circa 24 cm di diametro. Versiamo il nostro impasto, che è bellissimo e profumatissimo. Il nostro impasto è pronto per essere infornato. Lo mettiamo in forno statico a circa 160 gradi per 50 minuti più o meno. Ci potrebbe volere anche un'ora, comunque dopo 50 minuti fate la prova a stecchino. Se esce asciutto vuol dire che è pronto e lo potete sfornare. Eccoci tornati amici, il dolce lo abbiamo sfornato un po', una mezz'oretta fa, l'abbiamo fatto raffreddare un pochettino, fa un profumo eccezionale. Però non lo utilizzerò oggi, adesso lo avvolgo con la pellicola e lo faccio riposare fino a domani, perché quando si fanno le torte è sempre preferibile fare il pan di Spagna il giorno prima, di modo che diventi più compatto e sodo. Quindi mi raccomando, provate questa ricetta perché vi renderete conto che è buonissima anche così come dolce al cioccolato, è profumatissimo, è molto cioccolatoso, quindi molto goloso. Altrimenti lo potete utilizzare tranquillamente come base per fare le torte se dovete decorarle con la pasta di zucchero, quindi con decorazioni un po' più pesanti. Alla prossima ricetta, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi e spargete la voce. Ciao ciao!